Ho sentito che ieri avevate organizzato una cena con la signora Eva Zaurano, Sì. ma che soprattutto era per guardare la partita. Sì, purtroppo. Ha mangiato qualcosa durante la cena? Sì, sono stati molto gentili, c'era anche Karel con sua moglie e il rappresentante dell'Istituto Italiano per la Cultura. Sì, abbiamo mangiato molto bene, abbiamo visto la partita dopo un po' abbiamo capito che avremmo perso, non l'abbiamo più guardata. C'erano anche gli attori italiani che sono qui. Spero che questa cosa, il risultato della partita, non macchierà il No, suo ricordo del festival. sicuramente no. Con il regista avete scelto un tema abbastanza complicato, la situazione politica in Italia negli anni 68-69. Come ha abordato questo tema? Fino a quanto ha seguito il libro? Ma intanto devo premettere che con Marco Tullio Giordano noi avevamo già un'altra volta affrontato quegli anni in un film molto lungo che si chiamava La meglio gioventù. Era un film che raccontava gli anni 70, gli anni 80 e anche il terrorismo, ma lì si raccontava un terrorismo di sinistra che era un terrorismo seguente, diciamo, al periodo che raccontiamo qui. Erano molti anni che io e Stefano Rulli, cioè i due scrittori del film, pensavamo a fare un film su Piazza Fontana. Adesso è piuttosto difficile raccontare fuori dall'Italia questo momento molto particolare della nostra storia. Molti storici hanno scritto che è il momento, hanno chiamato questo momento la fine dell'innocenza. Cioè, come se la realtà italiana, c'è un prima della strage di Piazza Fontana e un dopo la strage di Piazza Fontana. E noi abbiamo sentito quasi il dovere civile, politico, di fare un film su questo. Nel tempo della strage di Piazza Fontana lei aveva 22 anni. Può dire come è stato lei personalmente influenzato di questi avvenimenti e anche le persone che lo circondavano, come l'hanno accolto, come l'hanno cambiato? Sì, diciamo ci sono due momenti della storia italiana che tutti gli italiani ricordano, credo, in maniera particolare. Il momento in cui abbiamo saputo che era stato ucciso Pasolini. Se tu chiedi, tutti sanno dove erano in quel momento quando hanno saputo questa notizia. Il secondo momento, anzi il primo in ordine di tempo, è che tutti ti direbbero dove stavano quando hanno saputo la notizia che a Piazza Fontana era stata messa una bomba. Io allora facevo parte del movimento studentesco e ero con altri due amici e stavamo passeggiando nel pomeriggio verso le nostre case in un quartiere di Roma che si chiama Prati. Un amico ci è venuto a raccontare questa cosa e noi siamo stati presi da una grande paura. Abbiamo subito pensato che fosse in atto, che ci fosse un colpo di Stato di destra. Abbiamo pensato che il giorno dopo avremmo trovato, non so, dei carri armati davanti ai ministeri. C'è stata una paura, diciamo, che quello fosse il segno per fermare un movimento che in quel momento era molto forte nelle piazze, nel senso che c'erano molti movimenti di sinistra che erano molto attivi in quel momento. L'Italia era piena di moltissimi scioperi, insomma era l'onda che era iniziata nel 68 e che nel 69 in Italia ancora continuava. Per cui abbiamo avuto molta paura, mi ricordo siamo andati nella sede di un movimento, siccome uno dei nostri amici studiava legge, dei tre amici con cui ero, siamo andati nella sede di un movimento che si chiama Magistratura Democratica, che raccoglie tutti i giudici e gli avvocati di sinistra di Roma. La sala era piena di gente, c'era un'atmosfera molto concitata, molto spaventata e la cosa importante fu in quel momento la speranza di avere una grandissima manifestazione di piazza a Milano per i funerali. 3 giorni dopo, quando ci sono stati i funerali, c'era talmente tanta gente a Milano che credo che questo abbia scoraggiato qualsiasi tentativo di colpo di Stato. Avrebbe significato veramente fare una cosa come il Cile, ecco, insomma. Comunque la domanda portava sulla mafia, perché artisticamente è interessante la mafia, no? Sì. Ma deve essere difficile entrarci della maniera artistica, no?
Allora, come per lei, come una fonte di ispirazione, la mafia? Ma guarda, noi siamo un paese fatto in questo modo, cioè per capire un po' l'Italia, il cinema ci aiuta un po' a capirlo in questo senso. Quando noi vogliamo fare un film di genere, ad esempio affrontare una banda di gangster, come ad esempio fa Scorsese, la differenza nostra immediata è che da noi la criminalità ha sempre a che fare con la politica, sempre. Quindi, ad esempio, tempo fa con Michele Placido, regista, abbiamo fatto un film che si chiama Romanzo Criminale. Noi volevamo fare un film di genere, un film dove c'erano omicidi, ricatti, e poi naturalmente questa banda che raccontavamo, che è una banda che è realmente esistita a Roma, qual era la sua caratteristica? Che aveva rapporti con i servizi segreti italiani, cioè in cambio del fatto che nessuno li scopriva, loro facevano dei servizi ai nostri servizi segreti, cioè c'era da ammazzare qualcuno, glielo ammazzavano, facevano favori. Ora, questa è una caratteristica molto italiana, cioè la nostra mafia non si limita, come in America, a gestire dei casinò, per dire, no, ma uccide un giudice che è conosciuto in tutto il mondo per la sua lotta alla mafia, e che in quel momento è al Ministero ed è una delle più alte cariche dello Stato, del Ministero della Giustizia. Quindi l'Italia è un paese molto particolare in questo senso, quindi anche il nostro cinema di conseguenza diventa un cinema politico anche quando vorremmo fare un film soltanto di genere. Come funziona con la paura? La paura c'è presente per gli artisti che potrebbero avere problemi con la mafia per raccontare queste cose nei film, nei libri? Ma diciamo la mafia non ha paura di noi. Ad esempio io so che il commissario Cattani era un personaggio molto popolare anche tra i mafiosi, e gli riconoscevano una specie di onestà morale, di limpidezza, insomma, non voglio neanche, insomma, sai che un pensiero molto contorto, è difficile da spiegare. Comunque diciamo che in genere la mafia non ha mai, ci sono stati molti film sulla mafia, molti libri. Ecco, la mafia ha paura dei giornalisti, diciamo, cioè quei giornalisti che sul posto, ma poi la mafia è molto legata ai luoghi, cioè il giornalista che fa un'inchiesta e va a toccare delle cose, quindi anche delle possibilità di arricchirsi, magari sugli appalti edili, ad Agrigento viene ucciso, mentre invece se poi se ne parla in un libro a Milano, la mafia non ha nessuna paura di questo. Mentre invece ci sono stati molti giornalisti che negli anni sono stati uccisi o sono scomparsi. Ha scritto decine di copioni di sceneggiature diverse. C'è ancora qualcosa che vorrebbe scrivere, un tema che vorrebbe trattare, che le dispiace che ancora non abbia avuto il tempo di farlo? Allora, un sogno per il futuro? Diciamo quello che non sono riuscito a fare, ma non sono solo io, cioè non riusciamo a fare come cinema italiano un film sul nostro presente, e non siamo riusciti a fare, secondo me, un grande film sul berlusconismo. Io come tutti ho provato, insomma, ma naturalmente ci sono molti film che hanno cercato di raccontarlo, però non abbiamo un film così grande come è stato La Dolce Vita, quando ci ha raccontato l'Italia del boom, del benessere, l'Italia ricca e cattolica del 1960. E noi non siamo riusciti a fare questo film, e non è detto che non ci riusciamo, insomma, ci pensiamo molto, io ci penso molto, ma non riusciamo è talmente orribile quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni, senza essere però veramente tragico, è quasi grottesco. Forse Paolo Sorrentino sta tentando una cosa del genere. Allora molta fortuna che esca questo film. Grazie.